Ciao e benvenuti in una nuova puntata di Storie dalla soffitta, il podcast che esplora le grandi saghe e i personaggi leggendari della storia del fumetto. Oggi ci immergiamo nel mondo epico e avventuroso di Principe Valiant, una delle pietre miliari della nona arte. Siamo pronti a scoprire insieme le sue origini, le avventure mozzafiato e il suo impatto duraturo nel panorama del fumetto mondiale. Ma prima, se non l'hai già fatto, mi raccomando, iscriviti al canale per non perdere nessuna delle nostre storie. Creato nel lontano 1937 da Hal Foster, Principe Valiant, o Prince Valiant nel titolo originale, è una delle serie più longeve e apprezzate della storia dei fumetti. La saga è ambientata in un'epoca leggendaria, quella di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Ma Foster, da artista meticoloso qual era, mescola sapientemente la mitologia arturiana con elementi storici, creando un mondo vivido e complesso in cui il giovane Valiant, principe esiliato del mitico regno di Thule, cresce tra battaglie, intrighi e amori appassionati. Una delle caratteristiche uniche di questo fumetto è che non utilizza i classici balloon per i dialoghi. Le vicende sono narrate tramite lunghe didascalie sotto le immagini. Questo conferisce alla serie una qualità narrativa che sembra quasi di leggere un romanzo illustrato, piuttosto che un fumetto tradizionale. La trama segue il viaggio del giovane Valiant, che dopo aver perso il trono del padre, combatte per riconquistarlo e si guadagna un posto tra i Cavalieri della Tavola Rotonda. Non mancano le avventure mozzafiato, dalle battaglie contro i barbari alle spedizioni in terre lontane come la Caledonia e l'Africa, fino a scoprire le coste del Nord America. Nel corso della saga, Valiant incontra anche l'amore della sua vita, la bellissima Aleta, principessa delle Isole Nebbiose. La loro storia d'amore, in perfetto stile epico, si conclude con un rapimento e un matrimonio avventuroso che ha fatto sognare generazioni di lettori. Hal Foster è stato un vero pioniere nella storia del fumetto. Prima di creare Prince Valiant, aveva già ottenuto successo con le strisce di Tarzan, ma è proprio con Valiant che ha lasciato un segno indelebile nella nona arte. Foster ha disegnato oltre 1700 tavole del fumetto, che si distinguono per l'eccezionale livello di dettaglio e per la precisione storica. Il suo tratto realistico, combinato con un lavoro di ricerca approfondito, ha contribuito a elevare il fumetto da semplice intrattenimento a vera e propria arte. Nel 1971, dopo decenni di lavoro, Foster passa il testimone a John Cullen Murphy, che proseguirà la serie per altri 30 anni. Anche sotto la guida di Murphy, la serie mantiene intatta la sua qualità artistica e narrativa, consolidandosi come una delle saghe più iconiche della storia del fumetto. Principe Valiant è stato pubblicato in Italia per la prima volta negli anni 60 e da allora ha trovato un pubblico affezionato anche nel nostro paese. Recentemente l'editore Nona Arte ha curato un'edizione cronologica e restaurata della serie, un vero gioiello per i collezionisti e gli appassionati. L'edizione italiana rispetta l'integrità delle tavole originali di Foster, offrendo ai lettori la possibilità di rivivere le sue prime avventure esattamente come furono disegnate. Il fascino di Principe Valiant risiede nella sua capacità di combinare epica cavalleresca, romanticismo e avventura in un unico affresco. La serie ha influenzato non solo il mondo dei fumetti, ma anche il cinema, con un film uscito nel 1954 e una serie animata degli anni 90. Anche autori di fumetti successivi hanno preso spunto da Valiant, cercando di catturare quella stessa miscela di eroismo e profondità emotiva che Hal Foster aveva saputo creare. Personalmente, trovo che Principe Valiant sia un capolavoro senza tempo. Ogni tavola sembra un'opera d'arte e le storie, nonostante siano ambientate in un passato mitico, parlano di temi universali come l'onore, l'amicizia e l'amore. È impossibile non rimanere affascinati dal coraggio e dall'integrità morale di Valiant, un eroe che continua a ispirare lettori di tutte le età. E questo è tutto per oggi. Spero che questa avventura nel mondo di Principe Valiant vi abbia incuriosito. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a leggere questa straordinaria saga e non dimenticate di iscrivervi al canale per altre storie dal mondo del fumetto. Alla prossima puntata di Storie dalla soffitta!